Ciao a tutti, rieccomi qua con un nuovissimo video e questo è il primo video che sto facendo nel 2022 e siamo arrivati a ben 200 subscribers. Grazie a tutti, so che la maggior parte sono amici e parenti, vi ringrazio per esservi iscritti al mio canale, grazie. Per chi non lo sapesse, sono Miso Marie e questo è il mio canale. L'anno scorso avevo fatto un video per mostrarvi il gesto italiano più famoso nel mondo. Il video è durato solo 30 secondi perché mi vergognavo abbastanza tanto. Era il mio primissimo video e quindi non che sia migliorato tantissimo da allora, però nel frattempo spero almeno di risultare un poco più naturale adesso. Quindi, quale modo migliore per celebrare se non quello di fare un nuovo video sui gesti italiani? Qui per voi, da Miso Marie. Sigla! Secondo alcuni, questo modo di comunicare potrebbe risalire al periodo della colonizzazione greca dell'Italia meridionale. In questo periodo, infatti, le città erano estremamente affollate e popolose, per cui il linguaggio del corpo era essenziale per catturare l'attenzione. Secondo altre fonti, invece, questo iniziò durante l'impero romano e poi si sviluppò soprattutto quando l'impero si non mi ricordo come si dice questa parola. Quando l'impero romano si sgretolò. L'impero romano si sgretolò. Questa è la terminologia giusta. Altri esperti sostengono invece che gli italiani abbiano sviluppato questo linguaggio fatto di segni e gesti nel periodo che va tra il XIV e il XIX secolo. L'Italia infatti in questo periodo non era ancora unita ed era governata da delle potenze europee come Spagna, Francia e Austria. C'era un casino in Italia, non si capiva più niente. C'era la necessità da un lato quello di trovare un linguaggio comune tra queste popolazioni, ma anche quello di avere un linguaggio, un codice per non essere capiti. Quindi chissà se questo gesticolare era un modo per farsi capire o per non farsi capire. Gli italiani utilizzano quotidianamente circa 250 gesti, più o meno. Di solito gli italiani pensano che questi gesti siano universali e che tutti ci possano capire, ma in realtà non è così e io me ne accorsi quando lasciai l'Italia. Già nel viaggio di istruzione a Parigi, e quindi nell'ultimo anno delle scuole superiori, gli insegnanti ci avevano avvertito di non utilizzare moltissimo le mani quando parliamo con i francesi perché si sarebbero innervositi. Non è ben visto muovere troppo, non è molto educato muovere troppo le mani come facciamo noi. Quindi per parlare con i francesi mi ricordo che dovevo mettermi le mani dietro per evitare di utilizzarle perché era molto difficile per me non utilizzarle mentre parlavo. Ora per fortuna l'atteggiamento nei confronti dei gesti italiani è cambiato, anzi molte persone ci imitano e ci prendono in giro. Non so se questo sia qualcosa di buono o di negativo, a dire il vero. Ci sono anche tantissimi video dove spiegano come funzionano e come si usano i gesti. Ma quali sono i gesti più interessanti o più comuni che utilizziamo noi italiani oggi? Ve ne vorrei proporre 10. Che vuoi? Paura, eh? Ti vuoi 2 spaghetti? Un espresso per favore. Finito, non ce n'è più. Che buono. Non mi importa. Non mi interessa. È pazzo. Pazzo.
andare. Perfetto. Ci sono tantissimi altri gesti, però amici, il video termina qua. Spero che vi sia piaciuto e che soprattutto vi abbia fatto ridere. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace, commentate e condividete. Ciao e alla prossima! Ancora non vi siete iscritti al mio canale?